Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di ImSim, che produce tantissimo hardware per il mondo sim racing a partire da postazioni dinamiche di altissimo livello e già da un po' ha presentato la sua pedaliera Talento. Li ringrazio innanzitutto per credere nel mio canale e per presentare a livello italiano il loro prodotto. E sono veramente contento perché è una pedaliera che avevo adocchiato già da tempo, perché sotto alcuni aspetti, per quanto riguarda il mondo di pedaliere a cella di carico, la considero come la pedaliera che avrei costruito io. Ma ve lo spiego nella review. Sigla! Ciao ragazzi, come ho detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare della pedaliera Talento di ImSim. Ragazzi, è un progetto molto articolato, vi consiglio, andatevi a prendere un bel pacchetto di patatine, popcorn, quello che volete, mettetevi comodi. Innanzitutto parliamo di un progetto legato al mondo PC. ImSim mi ha inviato il pacchetto completo, cioè la 2 pedali, il pedale della frizione che potrete acquistare separatamente e il base plate. In realtà mi è stato inviato anche il kit performance e siamo proprio qui oggi per parlare di tutto quello che è il loro pacchetto pedaliera ImSim Talento. Come sempre inizio sempre a parlare del packaging, anche in questo caso da ImSim molto curato, anche carino a livello estetico con la parte proprio della custodia interna, con delle colorazioni a mio avviso molto belle che raffigurano parti e particolari del proprio prodotto. E come vi ho detto, le confezioni saranno separate tra acceleratore e freno venduti insieme, frizione venduta a parte, base plate venduto a parte e kit performance venduto a parte. Iniziamo quindi con il base plate. Ragazzi, guardate qui. Tutto in acciaio verniciato a polvere e vi faccio vedere qua anche nel dettaglio, perché io già l'ho montata e smontata più volte dal base plate. Guardate la verniciatura, l'ho trovata davvero ottima e consente, tramite il loro base plate potrete andare a montare i 3 pedali o i 2 pedali a seconda della configurazione che sceglierete e poterli spostare. Vi faccio subito una premessa, ragazzi, io ho montato acceleratore e frizione alla massima distanza possibile e il pedale del freno quasi esattamente al centro, ma personalmente ho dovuto spostare un pochino la piastra della frizione per avere una comodità e una libertà di movimento dei pedali. Vi dico subito che già i ragazzi di ImSim, non so adesso se uscirà prima o dopo la mia recensione, ma hanno già lavorato su una pedana un pochino più grande per dare ancora più agio di spostamento tra i pedali. Ma naturalmente poi vi spiegherò, potrete anche fare qualcosa tramite le pedale montate sui pedali. Altro aspetto che voglio sottolineare è che il fissaggio sulle vostre postazioni dovrà essere effettuato tramite delle viti M6. All'interno della scatola del base plate troverete 4 inserti in alluminio di questo tipo che potrete montare sotto la pedana per poterla montare un pochino rialzata. Sempre all'interno della confezione ne troverete altri 4 che monterete sopra la pedana per poter montare il base plate un pochino rialzato. Adesso ve lo faccio vedere, guardate che bello. Sempre tutto in acciaio di generoso spazio e dimensione, nella parte in alto la scritta Talento e nella parte sotto intagliata la scritta ImSim. Molto molto bella, tutto perfettamente smussato, ma poi dei materiali ve ne parlerò dopo quando parleremo della pedaliera. Naturalmente sulla pedana ci sono queste asole che poi permetteranno di montare un pochino più avanti, un pochino più indietro il battitacco e naturalmente anche spostare come volete i vostri pedali. Penso per quanto riguarda il base plate di avervi detto praticamente tutto. Naturalmente all'interno della confezione troverete tutte le viti per poterla montare sulla vostra postazione e anche gli inserti da passare nei vostri profilati.
ricordatevi bene, sono di diametro M6. Ragazzi, arriviamo adesso alla pedaliera. Come vi ho detto, confezione molto curata. Inizierei con gli aspetti che sono comuni a tutti e tre i pedali. E prima di tutto voglio parlarvi del materiale di cui sono fatte. Parliamo di acciaio inossidabile burattato. È un tipo di lavorazione, sono andata a ricercarla per capire di che cosa si tratta. Sono delle lavorazioni che vengono fatte per rendere il più liscio possibile e compatto nei tagli il materiale. Infatti, ragazzi, il tipo di lavorazione che ha questa pedaliera l'ho trovata probabilmente, espongo a dire che sia il migliore che ho mai visto. Io ve lo faccio vedere anche un pochino da vicino per farvi capire com'è, ma ragazzi, al tatto i tagli sono i migliori che io ho mai visto. Merito, credo, anche di questo tipo di lavorazione che viene fatta su questa pedaliera. Per quanto riguarda lo spessore del materiale con cui è fatta, parliamo nella maggior parte dei casi di uno spessore di 3 mm. Solo in alcune lavorazioni si arriva anche a 5 mm, ma proprio mentre vi parlo di questo voglio prendervi il pedale un attimo del freno per farvi vedere che è mastodontico, ragazzi. Il tipo di materiale utilizzato in queste parti è di 4 mm, nella parte dietro 5 mm e in molte lavorazioni 5 mm. Ragazzi, anche in questo caso mi permetto di dire che è il pedale del freno su questo genere di prodotti il più rock solid che ho mai provato. Ho voluto prendere anche ad esempio un pedale della Sprint che ho sempre qui del freno, in cui utilizza tutte le lavorazioni da 3 mm, tranne nella parte della pedana delle lavorazioni a 2 mm. E ragazzi, ve li faccio vedere vicini. Cioè, guardate, non so se riesco a farvi vedere bene tutto. Guardate anche da davanti. Ragazzi, diciamo che proprio a livello di materiale qua ce n'è veramente tanto. E questo comporta, proprio nel momento in cui la utilizzate con forze molto alte, ad avere una struttura davvero A few moments later. davvero solida. Ma torniamo agli aspetti comuni a tutti i pedali. Su tutti e tre i pedali troveremo delle staffette, sempre in acciaio, con delle regolazioni. Vedete, sono tutte regolazioni separate per poter scegliere l'inclinazione che volete dare al pedale rispetto al piano, e queste asole per poterla montare o direttamente sulla vostra postazione oppure tramite il loro base plate. E avete un agio di movimento avanti e indietro intorno ai 2 cm, dipende insomma come le montate. Aspetto comune di acceleratore e frizione è questo fine corsa. Come vedete c'è una regolazione con più posizioni, già con delle scanalature, ma la cosa molto carina, spero di riuscirvela a farvi vedere bene, ha delle scanalature anche interne. È la prima volta che le vedo e rende ancora più semplice il montaggio e lo spostamento del fine corsa. E un'altra cosa, ragazzi, se vedete qui, anche in questa parte ci sono delle scanalature che vanno perfettamente a incastrarsi con il fine corsa. Sono tutte piccole lavorazioni che potrete vedere quando avrete in mano questo prodottino, e proprio guardandolo al microscopio molto spesso noterete delle piccole attenzioni che i ragazzi insieme hanno voluto dare al loro prodotto. Altro aspetto comune è che tutte le pedane hanno una profilazione praticamente dritta. Sull'acceleratore mi piace molto, su freno e frizione sinceramente per mio gusto personale prediligo i pedali che sono leggermente incurvati, ma questo è un discorso mio personale. Iniziamo quindi a entrare un pochino più nello specifico in quelle che sono le caratteristiche peculiari di ogni singolo pedale. Iniziamo proprio dall'acceleratore. Subito riconoscibili da questa generosa pedana qui davanti, ragazzi, molto bella, molto comoda, tutta liscia da poter utilizzare sia con i calzini che con le scarpe. Naturalmente vi dico, è un prodotto che a mio avviso dà il meglio di sé utilizzato con le scarpette, ma non la vieto utilizzarlo anche con i calzini perché permette delle regolazioni infinite. Per quanto riguarda anche la fluidità nel fulcro, ci sono delle boccole, credo in acciaio perché non sono boccole in bronzo. Nessun tipo di gioco da nessuna parte e una fluidità pazzesca. Altro aspetto comune a tutte e tre i pedali sono queste targhette in metallo con la scritta Talento Insim poste su tutti i pedali. È un abbellimento estetico fatto dai ragazzi di Insim, molto piacevole e che rendono ancora più belle a livello estetico, anche se una volta montate non ci faremo più di tanto caso, però
È una cura in più che hanno voluto dare al loro prodotto. Parlerei quindi del feeling che ha questa pedaliera, demandato a una molla a torsione. Ragazzi, io già nell'intro ho detto questa è la pedaliera che avrei costruito io. Questo perché alcune scelte che ha fatto Insim sposano quello che è il mio pensiero sul tipo di feeling, sul tipo di sensori che vengono utilizzati nei vari pedali. E proprio per l'acceleratore, a mio avviso, il feeling che dona una molla a torsione è il feeling più bello che c'è. Secondo me molto superiore a qualsiasi molla a compressione. Motivo per cui poi lo ritroviamo molto spesso anche nelle pedaliere reali. Ma poi arriviamo al punto che, ragazzi, mi ha fatto uscire di testa. Tutte le regolazioni possibili, sia in linearità e sia in sforzo per andarlo a premere. La prima regolazione che potete fare è tramite questa vite qui, e già questa va a modificare un pochino quella che è la linearità di movimento che il pedale avrà. Una volta stabilita la linearità del pedale, ragazzi, c'è quest'altra regolazione qui, e la cosa molto bella è che è possibile farla con le mani, perché guardate, io adesso la sto spostando, cercherò di farvela vedere, ma si può spostare tranquillamente con le mani e regolarla. Questo tipo di regolazione permette, più lo monterete verso il basso, di andare a indurire la corsa che il pedale avrà, più lo porterete verso l'alto e più la corsa si ammorbidirà. Ragazzi, veramente bello. Ma naturalmente i ragazzi di Insim, non contenti, perché già qui ci potremmo fermare, tramite questa chiave inglese da loro fornita ci sono queste regolazioni qui dietro che permettono, vi faccio vedere in 2 secondi, tramite delle preregolazioni di andare a dare precarico o andare a scaricare il precarico dalla molla e quindi moltiplicare tutte le regolazioni possibili. Io questo genere di sistema lo vedo molto vicino a un sistema a cam, naturalmente studiato e sfruttato in un modo diverso, ma il concetto è sempre questo, e proprio questo genere di sistema dona un'infinità di feeling che potrete avere sotto il pedale dell'acceleratore. Vi dico che è uno dei sistemi più innovativi che io abbia mai visto, ed era proprio uno dei motivi per cui non vedevo l'ora di avere tra le mani questa pedaliera, perché lo studio che c'è dietro di ingegnerizzazione rispetto a tanti altri prodotti che mi capita di vedere è veramente alto. Sono riusciti a sfruttare delle geometrie molto particolari, in più a rendere questo genere di modifiche molto semplici, intuitive e fattibili in pochissimi secondi. E arriviamo poi a una delle parti secondo me più importanti in questo genere di prodotti, il sensore. In questo caso, ragazzi, un potenziometro rotativo di derivazione automobilistica. E questo che cosa significa? Il potenziometro per me è il sensore più adatto, più giusto per un acceleratore e per una frizione. Ragazzi, non ci sono scusanti. Non so chi ci rimarrà male di questa cosa o chi sarà d'accordo con quello che sto dicendo, ma il potenziometro è il sensore per eccellenza per questo genere di pedali. Questo perché è il sensore che offre la miglior linearità rispetto al movimento, in questo caso rotativo, quindi proprio sulla rotazione del pedale. Credo, mi azzardo a dire, che sia il sensore più adatto per un acceleratore, in realtà anche per una frizione. In questo caso poi parliamo di un potenziometro di derivazione automobilistica, quindi di qualità, che in realtà anche altre pedaliere in realtà utilizzano, perché anche la Wave Impetus utilizza questo genere di sensori. Ragazzi, sono i migliori, non ci sono santi. La linearità che possono offrire è la massima possibile per questo genere di pedali. Io proprio, se dovessi fare la mia pedaliera, sceglierei questo genere di sensoristica qua. Stop. E ho detto tutto. E però adesso vi dite: Mirko, tu ogni volta ti esalti per questa cosa. Sì, ragazzi, se volete posso anche dirvi una cosa che non ho particolarmente gradito di questo pedale. Sì, c'è una cosa, ed è che il pedale non è regolabile in altezza, quindi lo potete montare solamente così. Nel caso lo troviate troppo grande, dovrete alzare per forza la pedana del battitacco. Nel mio caso non è stato un particolare problema, perché mi ci sono trovato benissimo. Però magari è un aspetto da valutare per chi ha un piedino piccolino.
passiamo adesso al pedale della frizione. In questo caso è riconoscibile da questa pedana e la cosa carina è che in questo caso potrete decidere di tenerlo un po' più alto, un po' più basso o spostarlo, come anche ho fatto io durante l'utilizzo per poter distanziare in modo migliore tutti e tre i pedali. Ma anche in questo caso la finitura dei materiali, ragazzi, altissimo livello. Anche qui potrete scegliere il fine corsa, anche in questo caso fatto identico a quello che è quello dell'acceleratore. Stesse regolazioni come ho detto all'inizio. Quindi mi sposterei subito su quello che è il feeling. Anche in questo caso una molla a torsione di generose dimensioni che offre un'ottima presenza sotto il piede di questo pedale. Ma anche qui i ragazzi di Insim hanno messo lo zampino. Sempre in questo caso potrete scegliere il punto di innesto sul pedale e anche questo, come nel caso dell'acceleratore, andrà a cambiare la linearità di questo pedale e in questo caso anche il punto di stacco in cui avverrà il doppio stacco. Sì, perché questo pedale offre in maniera molto nitida l'effetto del doppio stacco. Anche in questo caso, oltre questo genere di regolazione, potrete tramite questa piccola ghiera in questa parte qua sulla camma potrete andare a regolare l'intensità dell'effetto. Anche in questo caso è possibile, dipende insomma da quanto avete messo in tiro la cosa, farlo direttamente con le mani, oppure insieme vi dà questo gadgettino qui che servirà per tenere in precompressione la parte dietro e andare a fare tutti gli spostamenti, ma si fa anche in questo caso in pochissimi secondi. E sempre come nell'acceleratore avete questa ghiera in questo punto qua, adesso vi faccio vedere, adesso diciamo che si preme abbastanza semplicemente, vedete? Potrete andare a dare più precarico, ci sono le regolazioni, vediamo se ve lo faccio vedere proprio dal vivo, vedete, tac, metto regolazione 2, regolazione 3 e queste regolazioni andranno a dare più precarico alla molla e questo si traduce una volta che andrete a premerlo che diventerà molto più dura e molto più netto lo stacco. Ragazzi, bello. A few moments later. Bello. È un sistema innovativo anche qua sulla frizione, naturalmente cambiando la forma della cam cambia poi l'effetto che si ha sul pedale, in questo caso offre proprio un sistema a doppio stacco e proprio tramite tutte queste regolazioni che tengo a precisare vanno a moltiplicarsi tra di loro, nel senso 3 regolazioni qui con 4 regolazioni da questa parte offrono la moltiplicazione di queste regolazioni, diventano 12 tipi di feeling. Aggiungeteci poi la regolazione qui dietro e tutto va a moltiplicarsi. Davvero potete cucirvi nel modo più assoluto questo pedale con un effetto anche sotto al piede di doppio stacco veramente molto convincente rispetto alla totalità delle pedaliere di questa tipologia, ma molto vicino a pedaliere che utilizzano dei sistemi più evoluti sulla frizione, come per esempio potrebbe essere anche magari la mia HPP oppure anche la pedaliera Ngasa di 3D Rap che offre un sistema molto bello sul pedale della frizione. Anche in questo caso a livello di sensoristica parliamo di un potenziometro. Ragazzi, anche in questo caso, cioè tutti i pedali in cui il segnale è legato allo spostamento, a un ampio spostamento, il miglior sensore possibile sulla faccia della terra utilizzabile è un potenziometro, ancor di più un potenziometro rotativo. Anche in questo caso, come vi ho detto, derivazione automobilistica, massima qualità. Sia acceleratore che frizione hanno un cavo RJ che andrà collegato alla scheda madre di questa pedaliera che è contenuta all'interno del freno. E proprio di questo adesso voglio parlarvi. Arriviamo quindi adesso al pedale del freno. Una struttura massiccia. La più massiccia che ho visto su questo genere di prodotti qui. Neanche l'Ultimate di Osinkwild dona questo effetto di robustezza. Proprio perché vengono utilizzati dei profilati sovradimensionati. Ragazzi, sovradimensionati. E tutto questo, io parlo di sovradimensionati, ma in realtà poi quando ce l'avete sotto il piede e utilizzate forze molto intense, il tutto dona un feeling di solidità
totale. Naturalmente anche qui, ripeto, tramite le boccole, il tipo di costruzione non c'è gioco da nessuna parte. Rock solid ai massimi livelli. Il pedale, appena lo tirerete fuori dalla scatola, vi verrà consegnato con questa pedana montata. In realtà potrebbe essere utile a chi vuole utilizzare il prodotto magari con i calzini tutta liscia, si può utilizzare tranquillamente anche con le scarpe con questo genere di sistema, ma ho preferito subito montare questo perché mi offriva la possibilità di poter spostare la pedana. Questo invece, avendo soltanto questi due fori, costringeva a un montaggio fisso che a me personalmente non piaceva, ed è stata la prima cosa che ho cambiato, proprio la pedalina. Anche in questo caso potrete spostarla un po' più a destra, un po' più a sinistra, più in alto o più in basso, come più preferite. In questo caso è un pedale a cella di carico. In questo caso parliamo di una cella di carico da 200 kg. Naturalmente, a secondo degli elastomeri che andrete a montare, potrete o meno sfruttare questi chili e questa forza. Naturalmente non saranno mai 200 kg al piede, ma mi sembra che arrivi intorno ai 160 kg. Ma tutto è sempre anche molto dipendente dagli elastomeri che andrete a montare, perché vi consentiranno più o meno di fare una determinata corsa che vi darà più o meno la possibilità di sfruttare determinate forze. Il kit base con cui mi è stata mandata è con un elastomero bianco e una molla, con un piccolo distanziatore all'interno che non ne permette la totale compressione. Ma ragazzi, vedete che molla? Con le mani sinceramente non riesco a premerla. In linea con anche quelle che ho trovato nell'Eosinkwild o anche quelle che ho trovato nell'Alien, sono le migliori a mio avviso per ricreare a chi piace quell'effetto di avvicinamento delle pastiglie. In più lo spessore all'interno consente anche di limitarne la totale corsa, perché poi le molle effettivamente fanno veramente troppa corsa. Naturalmente poi con un pochino di precarico potrete andare anche a eliminarla totalmente, anche se la trovate montata. A livello di elastomero ho trovato questo, il bianco, è quello dallo shore più leggero. In più, una cosa stupenda ragazzi, guardate queste boccole, ve le faccio vedere da fuori, vedete? Vediamo se riesco a farvele vedere al meglio com'è. Eccoci qua. Questo che cosa significa? Questo è l'elastomero più morbido. Nella normalità questo genere di elastomeri in molte pedaliere tendono nel tempo a rovinarsi, a distruggersi. Questo perché, come dico sempre, un elastomero molto morbido non consente una pressione esageratamente elevata che va a superare quelle che sono le caratteristiche meccaniche. Seppur i Fibroelast io li considero tra i migliori elastomeri che ci sono sul mercato, se prendiamo il modello bianco, che è quello più morbido, se vogliamo premere con tanta intensità, alla fine lo romperemo, ma non perché il materiale non sia corretto o non sia buono, ma perché abbiamo superato le sue caratteristiche tecniche. I ragazzi di Insim hanno deciso di montare queste piccole boccole. Che cosa fanno? Consentono un movimento obbligato, cioè quando anche si andrà a comprimere l'elastomero, più di questo spazio non si andrà mai a comprimere. Quindi anche con forze elevate, in questo caso, potrete utilizzare una morbidezza di elastomeri che fino ad oggi nessun altro prodotto consentiva. E questa la trovo personalmente un'idea molto intelligente. Naturalmente, oltre a questo tipo di elastomero vi viene fornito anche quest'altro elastomero nero. In realtà hanno uno shore leggermente diverso, ma questo è anche leggermente più morbido rispetto al Fibroelast bianco. Però, come ho detto, con questo genere di boccole qui, il movimento che andrà a fare l'elastomero sarà sempre limitato e non rischierete mai di romperlo. Quindi anche per gli amanti, a chi piace una corsa un pochino più elevata e una morbidezza molto elevata, pur volendo premere con tanta forza, perché poi naturalmente esaurito lo spazio di compressione dell'elastomero e della molla, andrete comunque a lavorare su un secondo step di movimento in cui il pedale è totalmente bloccato con tutta la forza che volete. È un tipo di sensazione molto bella. Naturalmente non vi nego che in realtà a me il pedale morbido non piace e sono andato subito a montare quest'altro genere di kit. E qui entriamo anche in un altro optional che personalmente avrei detto a Insim di mettere nella pedaliera base, ma loro hanno scelto di creare un kit a parte, un kit performance, in cui inseriscono all'interno una serie di altri elastomeri che offrono tantissime, io oserei dire infinite combinazioni per poter andare a cucire il vostro feeling preferito. All'interno del kit performance troveremo dei distanziatori
in una sorta di plasticatura, una sorta di bachelite, mi viene da dire, di varie dimensioni, ma sono praticamente incomprimibili. Poi ci sono degli elastomeri gialli e degli elastomeri rossi, i gialli un pochino più morbidi rispetto ai rossi che sono un pochino più duri. Anche in questo caso all'interno, in questo caso in metallo, come vedete c'è una boccolina. Io spero di riuscirla a far vedere nel dettaglio. Questa sempre va a definire quella che è la corsa massima che avrà la compressione di questo elastomero e quindi sarà preservato per sempre. Naturalmente nel caso dell'elastomero rosso, come vedete, la boccolina arriva quasi alla fine. Questo perché questo elastomero è un pochino più duro. Gli Shore vanno a indicare la percentuale di compressione che ogni singolo elastomero può avere. E naturalmente, essendo un elastomero più duro, la sua compressione massima in proporzione è sempre molto più piccola rispetto alla lunghezza totale dell'elastomero. E quindi in questo caso serve una boccola un pochino più alta. Nel caso di questi elastomeri che possono nelle loro specifiche comprimersi di più, come vedete, c'è un pochino più di spazio. Tutto questo atto a preservare la longevità di questi prodotti, che in questo caso sarà infinita. Oltre poi che trovo, a mio avviso, molto interessante il fatto che non sia più l'elastomero direttamente a contatto con il perno passante, ma ci sia proprio questa boccola che rende ancora più fluido tutto quanto il movimento. Con la molla, questi elastomeri, gli altri tipi di elastomeri, le combinazioni sono infinite. Ragazzi, infinite. Potrete veramente regolare la corsa di questo pedale come meglio credete. Approfitto poi che vi sto parlando del Performance Kit per dirvi che all'interno troverete questa sorta di fermapiede per il freno e naturalmente, come magari l'avete visto prima, anche quello laterale per l'acceleratore. Come vedete, per l'acceleratore è posto in questa parte perché, come vedete, non permette lo spostamento del piede in questo caso. Per quanto riguarda invece quello del freno è posto dietro perché quando siete sull'acceleratore non permette di farvi incastrare il piede dietro il freno, come potrebbe capitare, e vi consente con molta più semplicità di spostare il piede sopra il pedale. Io l'ho trovato un optional molto utile e personalmente anche ingegnoso. Non avevo mai visto questo genere di fermapiede anche dietro il freno, ma effettivamente l'ho trovato ingegnoso. Tornando sempre al discorso degli elastomeri, questa è la configurazione che ho scelto. Ma proprio per farvi vedere un pochino quelli che sono gli effetti che può avere sul pedale e sulla corsa, ho fatto dei video per voi. Allora, quello che vi vado a mostrare in questo momento è la configurazione più dura con gli elastomeri che trovate a disposizione all'interno della confezione base. E vi farò vedere, adesso così l'ho già tarato, ma vi faccio vedere la peculiarità. Innanzitutto ho dato un po' di precarico in modo da tenere già precaricata la molla e questo consente, ve lo faccio vedere, di avere questa prima piccola zona. Per chi piace l'effetto della parte di vuoto dove il freno inizia a toccare sulle pasticche, va ad influire solamente intorno al 10% di quello che è il segnale totale, vedete? Perché a questo punto la molla è in totale compressione. In realtà non è in totale compressione, ma all'interno con il distanziale che c'è, però non permette più un ulteriore movimento della molla e da lì in poi, come vedete, si va a lavorare totalmente sull'elastomero. E adesso andiamo a comprimere l'altra parte di elastomero, vi faccio vedere. Ecco, vediamo, eccoci. Io qui sono arrivato praticamente a comprimere totalmente l'elastomero. In realtà lui si potrebbe comprimere di più, ma non è possibile ulteriore compressione perché all'interno ci sono quei distanziali che in questo momento si stanno toccando e non permettono più ulteriore compressione dell'elastomero, e questo aiuta a salvaguardarlo, pur essendo un elastomero non esageratamente duro. Ma guardate ragazzi, vi faccio vedere, ecco qui si sono toccati. Io anche a pedale totalmente fermo riesco a giocare con un'ulteriore parte di segnale. In realtà vi faccio vedere anche quando sono arrivato al 100 e quindi sono anche totalmente fermo sulla parte finale. Io se continuo a premere la parte sotto, vedete, continua ad aumentare perché il segnale, volendo, potete continuare a dare segnale anche se il pedale è totalmente fermo, e questo aiuta proprio il sistema a doppio step che ha questa pedaliera. Per mio gusto personale mi piace una prima parte di pedale in cui vado a togliere totalmente la molla e anche con un kit di elastomeri un pochino più duri, e vi faccio vedere invece in quel caso
Come funziona? Arriviamo adesso a quella che è una delle configurazioni che sono già presenti all'interno della confezione extra dell'elastomere che potete prendere da Insim. Innanzitutto dovete rifare una calibrazione. Come vedete adesso il mio precarico è quasi a ridosso di zero, c'è solo 1 chilo di precarico. Ma guardate bene, quello che per me è la forza che serve per arrivare al massimo, riesco ad imprimere un po' più di forza rispetto all'altro sistema. Questo perché ogni volta meno corsa fa il pedale e più riuscite, secondo le leve della vostra gamba, a fare più forza. In questo caso abbiamo un primo tratto, che direi questa parte qui, che è un pochino più morbida, che già vi porta intorno a 1/3 della frenata, e poi una parte in cui dovete premere con molta forza, che vi porta fino al 100% della frenata. Ma ancora, per i miei gusti, non ci siamo. Io vorrei una corsa ancora lievemente più corta e quindi andrò a fare delle ulteriori modifiche. Eccoci ragazzi, finalmente a quella che è la configurazione che si adatta più alle mie esigenze, ma veramente potete sbizzarrirvi come volete, ed è questa la cosa particolare per cui consiglio anche il kit aggiuntivo, perché sicuramente troverete quello che cercate. In questo caso ve lo faccio vedere. Abbiamo una prima parte leggermente che ancora gli elastomeri stanno lavorando nella loro parte più morbida, che è questa, che per me è intorno al 20% di frenata, in cui diciamo si preme con semplicità. E poi ho un'altra parte in cui si va un pochino ad indurire, e quest'ultimissima parte che si gestisce veramente in pochissimo spazio. A me ragazzi piace così la frenata, e in più a questo tipo di settings poi potrete andare a fare delle piccole regolazioni dando più o meno precarico. In questo caso, come vedete, ho dato un velino più di precarico rispetto a prima, siamo intorno ai 3 kg. Ragazzi, io credo che questi test siano i migliori per farvi capire le potenzialità dei vari pedali, e spero che apprezziate anche questo genere di contenuto. Torniamo a noi. Ragazzi, bentornati. Come avete visto, tramite anche il software è possibile vedere anche la quantità espressa in chilogrammi. Naturalmente la forza espressa da me, come dico sempre, perché mi capita di parlare con delle persone in cui mi chiedono delle cose in cui se non sai quanta forza io sto imprimendo è difficile capire quanta corsa effettiva tu potrai fare rispetto a me. Comunque già con i diversi kit o delle piccole modifiche che ho fatto era soltanto per farvi capire le differenze che potrete avere, ma naturalmente le possibilità in questo caso sono infinite. A livello di ingegnerizzazione, anche in questo caso, ma naturalmente manderò dei video per farvelo vedere meglio, ragazzi, per smontare tutto e andare a cambiare gli elastomeri tramite queste ghiere in metallo si allenterà tutto il sistema e tutto si smonta. Ma anche in questo caso ho fatto un video per voi fatto da mia figlia per farvi vedere quanto tutto è semplice. Ok, quello nero, la molla, vai. Brava, così. Infilalo bene. Brava, spingi. Vai. Ragazzi, veramente tutte le regolazioni sono anche a prova di bambino. Tutto si può fare veramente in modo molto semplice e con le mani, e soprattutto in modo molto veloce. Cosa che molto spesso, soprattutto se uno vuole cercare o ricerca il massimo realismo in magari diverse tipologie di vetture, può andare a fare delle piccole modifiche su questo prodotto e andarsi a cucire la pedaliera per il feeling della macchina che sta guidando. Tutte le giunzioni, ragazzi, tutti i materiali utilizzati li ho trovati veramente di altissimo livello e probabilmente sovradimensionati per l'utilizzo che ne andremo a fare. Ma tutto questo offre una solidità sotto il piede, soprattutto a chi come me piace premere veramente con forza su questi pedali, che danno un gran piacere. Come vi ho detto, la parte sensoristica di questo pedale è una cella di carico. In questo caso, in linea con quelli che sono altri suoi competitor, un sensore anche in questo caso strettamente indicato per l'utilizzo di un freno. Sempre a livello di design, la parte di elettronica è all'interno del pedale stesso. Come potete ben vedere, una scheda proprietaria di Insim che gestisce fino a 16 bit. Ragazzi, 64.000 punti. Come dico sempre, un'esagerazione per questo genere di prodotti qui, offrono una quantità di segnale e di precisione di altissimo livello. In questo caso la connessione è un USB di tipo stampante e, come vedete, ci sono gli ingressi di acceleratore e frizione di tipo RJ.
ma per spiegarvi bene come funziona ho fatto un video del loro software. Arriviamo adesso alla calibrazione di tutte e tre i pedali. Si fa in maniera molto semplice con la loro applicazione InSim Motion, perché è un'unica applicazione che viene utilizzata anche per il sistema di movimento che InSim ha, ma potrete utilizzare solamente la parte di calibrazione della pedaliera. E la prima schermata che vi apparirà sarà questa. Subito vi consiglio di andare a fare la calibrazione premendo sul pulsante Calibration Wizard. Andate a premere e vi dice iniziare calibrazione. Premete Start. Lasciate il pedale dell'acceleratore in maniera statica, premete Next Step, premete il pedale dell'acceleratore. Vi consiglio sempre di non premerlo con troppa forza, ma in maniera molto naturale. Premere avanti, rilasciate. Adesso tenete rilasciato il pedale del freno, premete avanti, premete con quella che vorrete sia la forza massima per il vostro freno e premete avanti. Tenete il pedale rilasciato della frizione, premete avanti, tenete il pedale tutto premuto per quanto riguarda la frizione, sempre in maniera molto naturale, e premete avanti. Finish calibration e i vostri pedali sono perfettamente calibrati. Anche in questo caso, ragazzi, avendo parlato abbastanza approfonditamente di quelli che sono i sensori utilizzati, vi faccio vedere qual è il livello di precisione che ha questa pedaliera nella pressione. In più, altro aspetto fondamentale, ma ve lo faccio vedere proprio per la corsa che ha nel movimento di segnale, e fate molto caso a questa cosa, il potenziometro per acceleratore e frizione è il sensore più adatto, più lineare, più preciso che possa esserci per questo genere di pedale. E vi faccio vedere, guardate anzi tutto il movimento, l'arco del movimento del pedale con il movimento del sensore. E la cosa particolare è che avete quasi la certezza che a metà pedale siete a metà del segnale, cosa che, ragazzi, non accade con celle di carico o con sensori di Hall. Non accade questa cosa. Fateci caso, c'è sempre da aggiustare un pochino la curva se uno lo vuole perfettamente lineare, ma a livello meccanico il sistema con potenziometro permette una totale linearità di segnale in funzione del movimento, cosa che nella realtà dovrebbe avere. Ecco perché lo reputo il miglior sensore sia per acceleratore e stesso discorso, ragazzi, per la frizione. Vi faccio vedere anche la precisione del pedale del freno. Guardate, con tutto che parliamo di un sensore a 16 bit e quindi oltre 64.000 punti lettura, naturalmente anche in questo caso non sono mai tutti questi punti lettura che ci sono in questi sensori, ma sono gestiti veramente in maniera efficiente. In più, proprio la meccanica del pedale del freno consente ad una cella da 200 kg di essere veramente molto sfruttata. Naturalmente, come anche in altri software, è possibile andare a fare delle variazioni sulle curve, spostando un pochino come volete. Si sposta tutto su 3 punti. Naturalmente potete gestirla un pochino come volete voi. Il mio consiglio personale è sempre di utilizzarle nella maniera più lineare possibile. Naturalmente, forse l'unico pedale in cui potrebbe essere carino spostare la curva di segnale potrebbe essere quello della frizione, per agganciare il punto del doppio stacco proprio nel punto preciso in cui il segnale ha una variazione di pendenza. È l'unico pedale in cui secondo me è carino lavorarci un pochino se uno vuole ancora aumentare il realismo, ma per il resto io lavoro sempre con un segnale lineare e vado a lavorare poi sul pedale, su come setto il pedale, per avere sensazioni e un aumento più veloce o più lento nelle varie fasi di accelerazione, ma tutto a livello meccanico. Naturalmente poi ci sono anche altre schede, c'è la scheda profili se vorrete settare un profilo per ogni gioco, e quest'ultima scheda in cui, se vorrete, potrete far partire direttamente l'applicazione direttamente alla partenza di Windows, ma niente di particolare. Penso di avervi detto tutto per il loro software. Torniamo a noi. Ragazzi, bentornati. Come avete visto, anche il loro software tutto realizzato in maniera davvero semplice, tutto si può calibrare in pochissimi secondi e andarvi a cucire nel modo migliore quello che è la pedaliera Talento. Ma come dico sempre, credo che sia buona cosa vederla in azione e vederci nelle conclusioni finali.
ragazzi, ben arrivati alle conclusioni finali. Che dirvi, io aspettavo da tanto questa pedaliera perché sotto il profilo ingegneristico mi aveva davvero colpito. E quindi poterla avere tra le mani e provare di persona tutte quelle che sono le regolazioni possibili mi ha reso veramente felice. Andare a verificare quello che è il feeling totale di tutte e tre i pedali è stata una sorpresa, un acceleratore, ragazzi, stupendo. Iniziando con la solidità massima di tutto il prodotto. Non ha giochi da nessuna parte, gli effetti, il feeling, la fluidità di tutti i pedali, pazzesca. Iniziamo con l'acceleratore. È una delle volte in cui ho perso un pochino più di tempo anche sul pedale dell'acceleratore, che di solito sposto due cose e lo utilizzo così. In questo caso sono voluto andare a testare tutte quelle che erano le possibili modifiche per andare a ricercare veramente in questo caso il pelo nell'uovo, ed è un pedale che mi ha veramente sorpreso. Mi ci sono trovato benissimo. Naturalmente utilizzo sempre una corsa un pochino più corta rispetto a come viene consegnata di base, ma sono riuscito tramite tutte le regolazioni a trovare la linearità meccanica, la fluidità, il tipo di corposità sotto il piede che desideravo. Veramente, in questo caso mi viene da dire perfetto. La frizione, in questo caso parlo sempre per categorie, quelle che sono questa tipologia di prodotti che sono fatti in laminati di acciaio, alluminio, tutti i materiali che volete. Questo tipo di frizione offre il massimo di quello che può essere il feeling di una frizione. L'effetto doppio stacco è nitido. Naturalmente con le giuste regolazioni, perché è possibile impostare un pochino più di forza e accentuare ancora di più quel punto e spostarvelo anche un pochino dove volete, ragazzi, di altissimo livello. Mi viene da dire al pari di quello che è anche la frizione dell'Angasa. In questo caso è possibile anche tarare una forza superiore rispetto a quello e quindi rendere ancora più nitido tutto quell'effetto. Personalmente molto piacevole. In più la forza di rilascio nel primo stacco, quello che soprattutto vi serve per le partenze, di altissimo livello. Anche lì ho trovato una sensazione perfetta, anche indurendo di molto quella che è la sensazione sul pedale. In quella prima parte che vi serve soltanto per il primo stacco, per iniziare a far girare le ruote, riuscite a essere sempre molto precisi. Pedale anche in questo caso promosso a pieni voti. Arriviamo al pedale del freno. In questo caso è sempre una pedaliera con cella di carico ed elastomeri, un progetto che ormai siamo abituati a vedere già in altri prodotti. Mi sento di dire, come struttura in questo caso siamo al top, come tipo di feeling siamo sullo stesso livello di prodotti similari come potrebbe essere un Ultimate o quello che potrebbe essere una Venom o quello che potrebbe essere un Alien. In questo caso però mi viene da fare un piccolo appunto su alcune caratteristiche che sono possibili con i kit base o performance, cioè con i kit che può darvi in sim. Mi sento di dire che è l'unica pedaliera tramite questi elastomeri e questo sistema di boccole che permette di utilizzare un elastomero morbido con una forza molto più grande a quella che è la massima forza che potrebbero gestire questi elastomeri. Non ci sono altre pedaliere al momento, credo, che possano fare questa cosa di base, e personalmente è una regolazione in più rispetto a praticamente alla maggior parte dei prodotti, unita poi anche a tutto il performance kit, l'ampiezza di regolazione, di scelta, di forza rispetto alla corsa, rispetto al doppio step, rispetto a tutto quello che volete su un freno. Le regolazioni in questo caso sono, il termine esatto che mi viene da dire in questo caso, totali, cioè potete fare con il kit performance, il kit base e il kit performance tutto, non c'è una regolazione che non è possibile. Quindi è consigliabile a qualsiasi tipo di sim racer, da quello che vuole la corsa molto breve a quello che la vuole lunga, la vuole un po' più dura nella parte, potete fare tutto. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quelle gambe. Tutto. Una volta regolato questo tutto, se vogliamo parlare poi di mero feeling, è simile e in linea con quella che può essere un Ultimate, un Alien, una Venom, perché comunque parliamo sempre di una cella di carico e di elastomeri, e in alcuni casi anche l'utilizzo di una parte di molla. Quindi personalmente promuovo totalmente anche il pedale del freno. Arriviamo adesso a parlare del prezzo. È una pedaliera che effettivamente ha un costo abbastanza importante, perché parliamo intorno ai 950 euro del kit 3 pedali. Nel caso in cui scegliate invece solo la 2 pedali parliamo di 700 euro,
più volendo potete aggiungere i vari kit base plate oppure di performance kit. È un costo abbastanza importante per questo genere di prodotti qua, ma le caratteristiche che offre, a mio avviso, sia nei materiali sia nell'ingegnerizzazione di alcune cose, sono un po' in linea con quello che è anche il prezzo, perché offre delle cose abbastanza uniche in questo settore di prodotto. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e vi dico subito che InSim utilizza dei distributori per la vendita del proprio prodotto, tra cui SimNeed, che è un shop con cui già ho collaborato e che posso garantire la massima precisione negli ordini, nella gestione di tutto quanto. Quindi nel caso vi lascio il link in descrizione. Naturalmente c'è anche un piccolo codice sconto, ma è totale su quello che è il sito di SimNeed. Naturalmente utilizzatelo per chi volesse acquistare questo o altri prodotti, e spero che la recensione vi sia piaciuta, spero che sia riuscito a chiarirvi totalmente quelle che sono le caratteristiche peculiari di questo prodotto, perché fondamentalmente nelle mie recensioni la cosa a cui tengo di più, come dico sempre, è cercare di far capire, naturalmente senza poterla avere tra le mani, quello che è il feeling che potete trovare in un prodotto quando arriverà a casa vostra. Naturalmente mi piacerebbe sapere nei commenti cosa ne pensate, anche un saluto è sempre gradito, per me è il massimo supporto mettere un like al video, iscriversi al canale e commentare a valanga sotto ogni mio video. Naturalmente vi ricordo sempre anche MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì per supportarmi e ragazzi ci vediamo alla prossima review. Ciao ciao!